Buon, eccoci qua, Davide Schioppa, Deus Ex Machina di Podcast Story, scritto con un ST in mezzo, quindi mi raccomando, solo una. Abbiamo parlato prima con Francesca, siamo le due menti creative e la mente supermente, potremmo dirti che no. il creator. Solo ho avuto un'intuizione che poi in realtà l'intuizione è stata frutto degli studi. Certo. Ho studiato quello che succedeva negli Stati Uniti e ho pensato che una cosa ho imparato alla facoltà di economia: bisogna costruire dei modelli e osservare molto, perché poi le cose si ripetono ciclicamente. Certo, vabbè, questo è interessante. E quindi ho studiato quello che avveniva negli Stati Uniti e ho pensato che questa onda sarebbe arrivata in Italia e ho deciso da imprenditore di investire in questo segmento magari un po' prima rispetto a tanti altri che adesso hanno investito, ma è stato solo frutto dell'osservazione. Però il segreto di un buon imprenditore, tu mi insegni a vederci lungo, e tu 4 anni fa, quando si parlava pochissimo 4 anni fa, giusto? Si parlava pochissimo di podcast. Io lo so perché iniziavamo a farli, ma dicevano podcast, cos'è, roba che si mangia? Cioè, erano proprio i primi esperimenti, forse. Piano piano è diventato, come si diceva con Francesca, qualcosa che ha non sostituito ma affiancato la radio, perché è un contenuto on demand, quindi lo puoi ascoltare quando vuoi. E ormai ci sono contenuti di tutti i tipi, no? Quindi voglio dire, il tuo è stato, adesso al di là degli scherzi, forse davvero una visione pionieristica, perché 4 anni fa, cioè forse neanche noi che siamo nel settore avremmo pensato a uno sviluppo così esponenziale, e forse siamo appena all'inizio, giusto? Guarda, secondo me il lavoro di un imprenditore è molto complicato, è complesso. Io dico sempre che più che un imprenditore a volte mi sento un alchimista, cerco di mettere assieme dei pezzi, il piccolo chimico. Sì, cerchi di mettere assieme pezzi, teste o altro, però ribadisco che secondo me tutto sta nell'osservare e nel crederci. Troverai sempre persone che non credono nella tua idea, ma è normale, usciamo fuori di qui. Parlava di un amico comune prima che non ma è così, cioè le persone non credono nelle idee degli altri, un po' perché per credere in qualcosa c'è bisogno di tempo per approfondire, e viviamo in una società talmente frenetica in cui il tempo per credere alle cose che tu mi stai raccontando io non ce l'ho. Questa è la prima cosa. E la seconda cosa è: le persone non credono perché è più facile dire non ce la farai mai piuttosto che dire in realtà potresti farcela. Quindi l'imprenditore deve crederci e deve isolarsi da tutti quelli che attorno fanno i miscredenti e andare per la sua strada. Soltanto in questo si può riuscire ad ottenere qualcosa. Poi io non so se sono un bravo imprenditore o meno, io ce la metto tutta, tutti i giorni, e l'unica cosa che so fare è crederci e farmi dire. Oh, assolutamente. Farmi. Poi mettimi un beep. Sì, mettiamo un beep, in post-produzione, visto che abbiamo parlato molto di post-produzione. Mi è sorta una domanda, anzi una curiosità. Parlavi di America. Il modello americano è quello che ha ispirato la radio italiana, visto che tanto siamo gemelli, radio, podcast e TV, ormai insomma la scatoletta è quella. La radio italiana è stata ispirata fortemente, a parte da Radio Luxembourg, ma soprattutto dal modello americano, che aveva un modello molto più veloce, fatto di jingle, di sound design molto più rapido. Ecco, il modello americano del podcast al quale tu ti sei ispirato ascoltando, qual è stato? Cambiarlo. Io ho ascoltato tanti podcast. L'origine? Ti racconto, ho ascoltato tanti podcast americani e soprattutto ho cercato di capire quale fosse il modello di business all'interno del podcasting americano. Ho capito il modello di business e ho capito che quella roba lì per il mercato europeo, per il mercato italiano, non era al 100% in linea con quelli che sono i nostri tempi di fruizione. Se tu prendi un podcast americano durano tantissimo, è vero, durano tanto, ci sono delle persone che parlano per minuti, ore, e se tu pensi che in Italia noi abbiamo dei tragitti molto brevi che facciamo, gli americani ascoltano il podcast durante il commuting, ovvero il pendolarismo, ma fanno delle distanze molto più lunghe. Noi in Italia le facciamo molto corte, quindi io ho preso il business model,
Però ho cercato di cambiarlo in questa maniera qui. Innanzitutto creare dei podcast snackable, ovvero dei podcast che potessero essere, gli episodi che potessero essere consumati tra una fermata e l'altra della metropolitana. Poi vuoi un contenuto più lungo? Perfetto, fai partire l'intera serie, fai partire la playlist, te lo ascolti tutto. Però intanto io ti do un contenuto breve, Certo. che deve avere l'effetto del cioccolatino, cioè uno tira l'altro. Quindi Certo. l'episodio fatto bene ti fa venire voglia di ascoltarne altri. Questa è stata la prima cosa. La seconda cosa, abbiamo portato il modello della fiction. Il modello della fiction non è proprio del podcasting americano, lì è molto talk, però il modello della fiction ti permette di aprire la fantasia, far sognare, quindi portare le voci dei doppiatori con il testo originale e con del sound design da cinema è stata l'innovazione che il Podcast Story ha portato sul mercato italiano. È un piccolo film alla fine. Sì, poi i talk li facciamo anche noi, però mantenendo fede al discorso dello snackable, che secondo me è la cosa principale. Questo è stato quello che abbiamo visto e poi che abbiamo cercato di mettere a disposizione del mercato italiano. Non si può copiare in maniera spudorata, certo. Devi capire poi come adattare le cose alla cultura in cui ti trovi. Certo. La sfida è stata tra l'altro in un mondo dove ormai è tutto veramente velocissimo, la soglia d'attenzione si riduce a 30 secondi, ce lo insegna TikTok, ce lo insegnano i social. Avventurarsi in una sfida dove il podcast è il cuore, il core business, come direbbero quelli che parlano bene, è importante, nel senso, cioè è proprio una bella sfida. Il podcast ha bisogno di attenzione. Ecco, tu mi hai spiegato una cosa che mi ha anticipato, forse mi hai anticipato la domanda. La brevità, quindi a questo punto del contenuto è essenziale, però è importante la scrittura, ci spiegava Francesca, che la base di partenza è proprio fondamentale, cioè avere una scrittura che colpisca, è uno spot alla fine, no? Quasi. Mi deve colpire in pochi secondi, all'inizio almeno. Cerco di raccontartela così, partendo da una citazione di un personaggio molto importante, lo zio di Peter Parker. Peter Parker è Spider, tutti, no? Allora lo zio di Peter Parker gli disse: da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Allora quello che io penso è questo: il podcast ha un grandissimo potere, la possibilità di parlare alle persone in un rapporto one to one molto intimo, perché magari si ascolta mentre ci si prende del tempo per se stessi. Il rapporto è one to one perché i podcast si ascoltano in cuffia. Certo. E tu hai dall'altra parte la possibilità di parlare ad una persona che prende 10 minuti, un quarto d'ora del proprio tempo e te lo sta dedicando. Quello che è fondamentale è non tradire l'aspettativa di quella persona che ha scelto di dedicare 10 minuti del suo tempo per ascoltarti. E quindi è fondamentale che il contenuto sia il più rispondente possibile a quello che l'ascoltatore cerca. La differenza tra la radio e il podcast è che la radio è un media massivo, va a tutti indifferentemente. E tu il podcast invece è un media verticale che tu scegli di fruire in base ai temi e agli argomenti che ti piacciono, che ti interessano. Per cui non vale l'improvvisazione. Certo. Se tu stai raccontando qualcosa di cui non sei padrone, chi sta dall'altra parte se ne accorge. E soprattutto non puoi annoiare. Devi essere interessante in poco tempo per catturare l'attenzione. Beh, il podcast è un po' lo Spotify della voce, potremmo dire così, no? Perché Spotify sulla musica, c'è la musica on demand, ti fai tu la tua radio, la tua playlist. Nel podcast tu ti fai la tua playlist vocale. Certo, diciamo. Spotify ha aperto al mondo dei podcast. Esatto. E sta spingendo tantissimo sul mondo dei podcast. E la cosa bella, tu parlavi prima delle radio, la cosa bella è che il mondo dell'audio digitale è un'alternativa sempre più valida al mondo delle radio. Esatto. Io ho questo vizio di guardare quello che succede all'estero e il business me lo richiede. Il mondo americano è arrivato a un pareggio con delle punte a volte di sorpasso tra il mondo dell'audio digitale e la radio FM. Credo che in Italia ormai no, ancora no, non ci siamo. No, non ci siamo ancora su quella roba lì, però ecco, Spotify e le altre piattaforme ti danno la possibilità di creare delle playlist dove puoi inserire dentro sia la musica che i contenuti podcast che ti interessano, quindi di fatto è come se ciascuno di noi si trasformasse in uno station manager e creasse la stazione radiofonica sui propri interessi. Sì, no, io mi riferivo a certi programmi il cui adesso non parlo della Zanzara che degli ascolti, però io noto proprio anche vedendo le statistiche, ci sono dei programmi radio il cui podcast è molto più ascoltato, e questo intendevo, quindi ormai vanno appunto di
si è capito che bisogna andare di pari passo. No? Assolutamente sì. L'ultima, un po' siamo a Genova, un po' però interesserà a molti giovani, a meno giovani. Ecco, il creatore di podcast, come può monetizzare? Guarda, è un media, il podcast è un media, e come in tutti i media il business deriva da due opportunità: o vendi la pubblicità o fai pagare i contenuti. Certo. In Italia non siamo pronti a pagare i contenuti, noi in Italia siamo quelli del tutto gratis. Già, assolutamente. E allora, visto che non siamo pronti per pagare i contenuti, dobbiamo rivolgerci al mondo della reclame che risponde o attraverso l'inserimento di spot pubblicitari all'interno delle piattaforme, ma i numeri del podcast sono ancora piccoli per permettere una vera e propria monetizzazione. Altrimenti quello che funziona meglio è il mondo del branded content audio, ovvero creare dei contenuti in grado di raccontare i valori di un brand agli ascoltatori. Ad esempio un'azienda che chiede appositamente magari un contenuto per i suoi prodotti. Sì, per raccontare i propri valori. Per Il raccontare i propri valori. podcast si pone nella parte alta del funnel pubblicitario, sì. Non è il media che ti fa vendere di più, non ti fa fare scontrini nell'immediato, però ti fa reputazione. Ascolto il podcast, mi piace quello che sto ascoltando, imparo qualcosa, conosco quel brand e poi magari andrò a compiere un'azione. Quindi questa è la parte alta del funnel. Perfetto, abbiamo parlato molto, ma insomma il podcast merita. Cosa devo dire adesso? Forza Genova o Forza Doria? Vediamo cosa dice il ragazzo. Il pubblico è 50-50? Io dico Forza Roma, che così nel dubbio è la mia squadra. Perché non ci sbagliamo? Un romanista a Milano fantastico. Sì, assolutamente. Qui puoi dire entrambe le cose, noi siamo super parties, diciamo. Un po' Genova, sì, un po' molto democrazia. Sampdoria. Perfetto, allora in bocca al lupo e spero di vedere il più possibile contenuti prodotti da voi. Grazie mille, grazie Davide. Grazie a tutti. Anzi, lo facciamo avvicinare così abbiamo il team al completo. Grazie. Grazie mille. Ciao!